Bentornati su Figaro Lab. Il delay è sicuramente croce e delizia di tutti. Io infatti ieri ho provato sulla mia pagina Facebook a lanciare l'idea di realizzare un delay basato su un chip molto diffuso, conosciutissimo, diciamo abbastanza rodato, quindi nulla di nuovo all'orizzonte. Un chip che ci consente però di ottenere un delay con una voce molto analogica, molto simile ad un delay full analog, pur non essendo completamente analogico. Questo chip è il PT2399. Chiunque abbia costruito un delay, magari seguendo anche uno dei tanti layout disponibili in rete o semplicemente basandosi sul datasheet di questo chip, sicuramente ha avuto modo di apprezzarne le potenzialità, le caratteristiche, ma anche quelli che sono i limiti. Ecco, quando si parla di delay poi si entra anche in un, come dire, in un segmento abbastanza spinoso dei nostri effetti. Infatti, da un lato c'è la divisione naturale degli utenti tra gli amanti dell'analogico, gli amanti del digitale, e pochi magari sanno che le soluzioni che è possibile adottare spaziano tra full analog e il digitale, ma passano attraverso degli ibridi. Quella che vi proponevo io sulla pagina Facebook è sicuramente una soluzione ibrida. Su questo argomento si è già scontrato Brian Wampler. Ecco, Brian Wampler ha dato una musata quando ha provato a far capire che PT2399 non rendeva automaticamente un delay digitale, ma sicuramente introduceva una qualche digitalizzazione sul suono del delay. Potrebbe sembrare una differenza irrilevante, in realtà è una differenza enorme, vedremo nel corso di questo video perché e soprattutto cercheremo di capire la ratio di quello che ci ha portato ad utilizzare delle soluzioni piuttosto che altre. Per fare questo sicuramente bisogna ripercorrere la storia del delay. La storia del delay che parte con i delay a nastro, poi qualche altro delay che sfruttava più o meno lo stesso principio ma con una soluzione tecnica diversa, il delay a disco magnetico, gli oil can. Alla fine, per necessità di miniaturizzazione e anche per l'abbattimento dei costi di manutenzione, che ricordo che un eco di vecchia generazione, un delay di tipo a nastro per intenderci, aveva dei circuiti che andavano manutenuti costantemente e in maniera anche dispendiosa, oltre ad essere molto voluminosi. Il primo approccio quindi alla riduzione di dimensioni è stato quello di creare le bucket brigade, che andavano a sfruttare quello che era il principio dell'oil can, ovvero le proprietà di un condensatore. Cosa fanno queste bucket brigade? Queste bucket brigade si comportano come una serie di condensatori messi in comunicazione tra di loro da una serie di transistor che effettuano semplicemente l'operazione di un interruttore, quindi si aprono e si chiudono. Questa apertura e chiusura dei transistor determinavano il caricamento di questi condensatori con il segnale che doveva essere in effetti temporizzato, quindi che doveva andare in delay. L'apertura e la chiusura di questi transistor ovviamente aveva bisogno di un clock esterno. Oggi molte di queste memorie, molti di questi bucket brigade e dei relativi clock diventano sempre più dispendiosi e sempre meno reperibili. Non è impossibile riuscire a creare anche oggi un delay analogico, è sicuramente costoso, è sicuramente più complesso rispetto alle soluzioni che successivamente abbiamo avuto a disposizione. Una su tutti il PT2399 che si occupa in effetti di andare a sostituire proprio solo la parte di bucket brigade e il relativo clock all'interno di un circuito di delay tradizionale. Il mondo del digitale invece ci offre una soluzione completamente diversa. Questa soluzione è quella dei delay basati su DSP. DSP che sono dei processori di segnale digitale che si avvalgono di una loro memoria esterna e che funzionano in una maniera diversa. Vedremo poi all'interno del video precisamente le varie tipologie. Vi anticipo subito che questo è il primo video, quindi è un overview delle diverse tipologie di delay e seguiranno poi 2 o 3 approfondimenti in base alla famiglia di delay per spiegarvi con più precisione qual è la teoria di funzionamento, quali sono i pregi, quali sono i limiti. Prima di lasciarvi alla visione della nostra analisi, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di mettere un like alla fine del video se il video è stato di vostro gradimento. Grazie! Prima di entrare nelle tecnologie utilizzate per ottenere il nostro effetto delay, proviamo a schematizzare un po' quello di cui abbiamo bisogno per ottenere questo effetto. Innanzitutto avremo un segnale dry, quello all'input che gli daremo attraverso la nostra chitarra o gli effetti precedenti. Benissimo, questo segnale dry raggiungerà 2 mixer. Un mixer che abbiamo contraddistinto con la scritta output mix, che si occuperà di miscelare il segnale dry in ingresso al nostro effetto con il segnale effettato, quindi con il segnale VET.
la risultante sarà un segnale dry vet finale, dove la ratio del dry rispetto al vet l'andremo noi a determinare attraverso un potenziometro magari definito di mix. Allo stesso modo il segnale dry raggiunge un altro mixer. Ecco, questo mixer invece è preposto a miscelare al segnale dry una parte del segnale effettato, quindi con il delay, attraverso questo anello di feedback. Questo è quello che ci consente di introdurre delle ripetizioni all'interno del nostro delay. Dal mixer dry feedback andiamo all'unità che si occupa del vero e proprio lavoro sporco, un'unità che in questo caso andiamo a determinare genericamente, andiamo a mettere in evidenza in rosso e che si occuperà di fare che cosa? Di memorizzare il segnale che riceve in ingresso e ritardarne l'esecuzione, quindi la rilettura, dopo un determinato tempo. Quindi registra, applica un delay, c'è un'attesa, dopo questo delay rilegge il segnale che ha scritto in memoria. Bene, ora la memoria e il modo di lettura e di registrazione di questo segnale è quello che fa la differenza tra le varie famiglie di delay. All'uscita di questa unità che abbiamo denominato Rec, Delay and Play, il segnale viene splittato. In parte andrà all'output mix, dove come abbiamo visto si miscelerà al segnale dry in ingresso all'effetto, e un'altra parte andrà ad alimentare il circuito di feedback utile a ottenere le nostre ripetizioni. Adesso entriamo invece nella tecnologia dei nostri vari tipi di delay. Ecco, sicuramente il più anziano di tutti è il tape echo, ovvero l'eco a nastro. Ora soprassediamo un attimo sulla tecnologia con cui veniva amplificato, il preamplificatore che possedeva. Ce n'erano di valvolari, ce n'erano anche a stato solido. Faccio un esempio: l'Ecoplex che aveva un cuore valvolare, c'era il Watkins, il Copycat invece che era a stato solido. Diverse soluzioni che però in comune che cosa hanno? Rispetto allo schema iniziale che abbiamo visto nella precedente diapositiva, hanno all'interno del loro motore delay, ovvero nella parte che avevamo evidenziato in rosso nella precedente diapositiva, hanno una struttura che è composta da un nastro magnetico rotante e da un minimo di 3 testine. Perché un minimo? Perché molti di questi eco in realtà avevano una quantità superiore alle 3 testine, alcuni erano a testina multipla. Vedremo subito perché. Sicuramente sarà necessaria una testina di registrazione. La testina di registrazione lo abbiamo chiamata Rec Head e avremo bisogno di una o più testine di lettura. Ecco, qui ci possono essere delle testine multiple. La maggior parte di questi eco a nastro infatti avevano più testine che potevano lavorare in simultanea, potevano lavorare anche in maniera selettiva, ovvero si poteva selezionare quale testina o quali testine ascoltare e quali escludere. Una terza testina, anche in questo caso sarà sufficiente una sola, era preposta invece a cancellare il nastro dopo che il lavoro del delay era stato fatto. Quindi se andiamo ad osservare il nostro piccolo diagramma, vedremo che c'è questo rettangolino con gli angoli arrotondati rosso che rappresenta il nastro. Il movimento che fa è quello indicato dalle freccine marrone e questo nastro in effetti cosa fa? Viene registrato dalla testina REC. Il segnale registrato, evidenziato in rosso il movimento e anche per farvi capire che sta percorrendo in questa direzione, dalla testina di REC arriva alla prima testina di lettura, alla playhead. La testina che effettua la lettura preleva questo segnale dal nastro magnetico e lo rimanda di nuovo verso l'output mix e verso il circuito di feedback. Nel caso di un eco a nastro, che cosa determina il tempo di delay? Cos'è che rende possibile dare un tempo più lungo o più corto? Possiamo farlo in 2 modi diversi. Possiamo farlo attraverso la distanza tra le testine di lettura e quelle di registrazione o attraverso la velocità del nastro. Vediamo il primo caso. Nel primo caso, tra la testina di registrazione e quella di lettura o quelle di lettura, nel caso delle multiple, maggiore sarà la distanza tra la testina di registrazione e quella di lettura, maggiore sarà il tempo di delay. Quindi il nastro ruota a velocità costante. Se noi spostiamo questa testina di lettura
verso destra, quindi la allontaniamo dalla testina di registrazione, avremo un tempo più lungo, se la avviciniamo un tempo più corto. Ora, al di là della soluzione circuitale, bisogna cominciare a fare delle distinzioni, ovvero cosa aveva in mente il progettista di un tape eco e cosa poi avveniva in realtà. In un mondo ideale si presuppone che la velocità della rotazione del nastro avvenga in una maniera predefinita e costante. Allo stesso modo, anche la registrazione di questo segnale si spera che avvenga sempre con una qualità di registrazione ideale. Nel mondo reale purtroppo non è così. Non è così per una serie di ragioni. Prima di tutto la velocità di rotazione del nastro può essere incostante. Può essere incostante un po' per l'usura del nastro che magari può tendere a prolassare, ad allungarsi, a rovinarsi, eccetera, un po' magari per qualche difettosità nella trasmissione tra il motore che fa effettuare la rotazione e le singole pulegge che sono preposte al movimento del nastro. In poche parole, questa velocità può non essere costante. Quindi potrebbe rallentare e accelerare in una maniera quasi impercettibile, ma che crea un effetto modulazione al nostro delay. La sommatoria dell'effetto delay a questa modulazione è quello che ci rende in linea di massima intellegibile l'effetto tape eco e ci aiuta a distinguerlo da altre tipologie di delay. Allo stesso modo la qualità del nastro magnetico non è costante nel tempo. Il nastro magnetico dovrebbe essere sostituito ogni tot utilizzi. Perché? Perché la registrazione e la cancellazione fanno degradare la capacità del nastro di immagazzinare le nostre informazioni. Chiaramente questo che cosa comporterà? Comporterà che il nostro segnale risulterà sicuramente più degradato in uscita e tipico di questo tipo di delay c'è poi oltretutto il fatto che maggiore è il tempo di delay che andiamo ad applicare, quindi maggiore l'unità di tempo che c'è tra la registrazione e l'esecuzione del segnale registrato, più è probabile che il segnale sia scuro. Questo è legato anche alle soluzioni circuitali che ci sono sulla testina di lettura. Sulla testina di lettura infatti purtroppo c'è necessità di andare a cancellare parte del rumore accumulato in fase di registrazione attraverso l'applicazione di un filtro o più filtri low pass. Questi chiaramente effettueranno un taglio sulle frequenze più acute. Questo fa parte però di una timbrica che abbiamo imparato ad amare come chitarristi. E difatti anche se queste cose di cui vi parlavo, ovvero la fluttuazione nella velocità di rotazione del nastro, il lento decadimento della magnetizzazione del nastro e quindi nella capacità di poter contenere una quantità di dettagli maggiore, in realtà è una cosa che poi ai fini del suono ci piace molto, anche se sicuramente è visto come un effetto collaterale da chi ha progettato questo tipo di effetto. Della stessa famiglia del tape eco, ovvero di questa tipologia di delay che utilizzano l'incisione magnetica, c'è anche quella a disco magnetico. Il Binson Ecorec, ad esempio, sostituisce il nastro con un disco magnetico che viene scritto e riletto. Non è molto diverso come principio da quello del nastro. Sicuramente le performance del disco in questo caso sono un po' più omogenee nel tempo rispetto a quello di un nastro che si usura. E un'altra famiglia ancora, che è forse l'anello di congiunzione vero tra gli eco a nastro e i bucket briquet delay, è quella a oil can. Oil can che cos'è? È un tamburo rotante dove la superficie di questo tamburo è in bagno d'olio, dove una spazzola è preposta a caricare questo tamburo per registrare un segnale e una spazzola posta successivamente si occupa di recuperare questa carica e di riconvertirla in un segnale che noi abbiamo all'uscita del nostro delay. Ora ecco, questo principio ricorda molto più da vicino un condensatore ad esempio, quindi non andiamo più a magnetizzare un nastro o un disco magnetico, ma andiamo in qualche modo a trasferire un segnale sotto forma di carica attraverso una serie di condensatori. Infatti le bucket briquet altro non sono che dei piccoli circuitini integrati che contengono al loro interno una serie di condensatori che sono collegati tra di loro attraverso una serie di transistor che fungono semplicemente da interruttori. Quindi ad ogni apertura e chiusura di questi interruttori il segnale migra da un condensatore all'altro con un certo ritardo.
Andiamo a vedere infatti subito lo schema di come è fatto. Quindi adesso vediamo invece come è fatto un nostro delay basato su Bucket Brigade. Dobbiamo immaginare innanzitutto, sempre partendo dallo schema originario, di andare a sostituire tutto quello che era l'ambaradan di testine di scrittura, cancellazione e lettura, il nastro magnetico, con un dispositivo che si occupa invece di simulare quella che è la proprietà del nostro delay oil can. Ovvero, che cosa andiamo a fare? Noi andremo a trasferire il nostro segnale in una serie di condensatori, quindi il segnale migrerà da un condensatore all'altro. Lo farà attraverso dei transistor collegati tra un condensatore e l'altro che si apriranno e chiuderanno in base ad una frequenza di clock. Ecco, nel nostro blocco rosso abbiamo sostituito le testine con dei filtri innanzitutto, filtri in ingresso e in uscita alla nostra Bucket Brigade. Il chip preposto a effettuare il delay, quindi praticamente la Bucket Brigade, è evidenziato in grigio e vediamo che nella parte bassa c'è un piccolo integrato che svolge la funzione di clock esterno. Cosa farà questo clock? Questo clock andrà a determinare l'apertura e la chiusura di quei famosi transistor collocati tra uno stadio e l'altro a condensatori della nostra Bucket Brigade. La frequenza con cui questi transistor si aprono e chiudono, quindi consentono il transito del segnale da uno stadio all'altro, è quello che poi determina il tempo del delay. All'uscita della nostra Bucket Brigade avremo bisogno di altri filtri. Questi filtri ci serviranno a migliorare il rapporto segnale-rumore. Anche in questo caso siamo in un circuito che è completamente analogico. La differenza rispetto ai circuiti precedenti è che il segnale continuerà a degradare, quindi il segnale effettato sarà comunque degradato in qualità rispetto al segnale in ingresso. Lo sarà così come lo era anche sul tape echo, ma in una maniera diversa. Infatti vedremo che il limite delle Bucket Brigade è la loro memoria, ovvero la capacità di immagazzinare sample di una certa lunghezza. Maggiore è il limite, cioè più ci avviciniamo al limite di delay che può sopportare una Bucket Brigade, e maggiore è la possibilità che il livello di dettaglio, quindi il livello di informazioni che sia in grado di conservare e di restituirci in uscita sul segnale, sia degradata. Quindi mentre il decadimento potrebbe essere trascurabile nell'ordine di pochi millisecondi di delay, quando entriamo nell'ordine di qualche centinaio di millisecondi, ecco che le nostre ripetizioni diventano più rumorose, un pochino più confuse ed anche più scure. Adesso immaginiamo di dover sostituire le nostre Bucket Brigade, che sono diventate ormai costose e in alcuni casi introvabili, con qualche cosa di diverso. Le andiamo a sostituire in questo caso con la soluzione che vi proponevo e vediamo in cosa è simile e in cosa differisce. Ecco, qui abbiamo sostituito il nostro Bucket Brigade e il nostro clock esterno con un PT 2399. In che modo svolgerà lo stesso lavoro? Innanzitutto avrà sicuramente l'ingresso in uscita dei convertitori analogico-digitale e digitale-analogico. Il PT 2399 non fa altro che, esattamente come le Bucket Brigade, immagazzinare il segnale che gli stiamo fornendo, quindi creerà una sample e applicherà un ritardo. Chiaramente, esattamente come nelle Bucket Brigade, anche nel PT 2399, all'aumentare del tempo di delay, quindi più andiamo a caricare la sua memoria interna, più il livello di dettaglio di informazioni che riusciamo a immagazzinare all'interno di questa stessa memoria va a degradare. Infatti vedremo che per livelli particolarmente alti di delay, quindi diciamo quando ci cominciamo a superare i 300 millisecondi, 400 millisecondi, quindi quando più ci avviciniamo al limite delle capacità di questo piccolo integrato, più, come esattamente le Bucket Brigade, perderemo dei dettagli, le ripetizioni diventeranno un pelo più scure, meno rispetto alle Bucket Brigade, ma comunque diciamo prive di alcuni dettagli. Allo stesso modo, sempre delle Bucket Brigade, chiaramente questa differenza, questo lavorare al limite della sua memoria,
genererà anche del rumore, quel rumore che andrà a sommarsi al nostro segnale principale. Quindi da questo punto di vista qua ricorda molto da vicino le Bucket Briquet. Sicuramente, data la memoria interna e data la possibilità che ha comunque di essere filtrato in ingresso e in uscita, rispetto alla soluzione precedente, quindi quella completamente analogica basata su Bucket Briquet Delay, risulterà un po' più chiara, quindi le ripetizioni saranno un pelo meno scure rispetto al delay analogico di prima. Da questo punto di vista qua, per emulare quell'effetto, è possibile andare ad inserire un controllo che vada ad agire in frequenza sulle ripetizioni. Quindi cerchi di introdurre quella scurezza al crescere del tempo di delay che è tipico dei delay analogici basati su Bucket Briquet. Per essere precisi, molti sono convinti che i delay basati sul PT2399 siano dei delay digitali. In realtà non è così, o meglio, non è completamente così. Vedremo subito perché. Nello schema che vedete adesso c'è infatti un delay digitale. Rispetto alla diapositiva iniziale che abbiamo visto, quindi alla struttura generale di un delay, vediamo che il segnale in input viene immediatamente inserito in un convertitore analogico digitale. Il nostro segnale, in poche parole, già da dry viene digitalizzato. Il segnale dry digitalizzato entra nel DSP. DSP che dialoga con la sua memoria. Dal DSP esce e attraverso un convertitore digitale analogico arriva in uscita. Tutta quella che era la funzione che abbiamo visto nella prima diapositiva, quindi tutto quello che occorre a creare l'effetto delay, è gestito dal DSP. L'ho messo in evidenza in arancione sotto, lo potete vedere in questo diagramma dove c'è la scritta DSP e all'interno ritroviamo quello che era lo schema iniziale. In che modo lo fa il DSP? Il DSP innanzitutto in ingresso e in uscita ha un segnale completamente digitale e quello che gli consente di andare ad introdurre tutte le caratteristiche del delay che desideriamo ottenere è fatto attraverso un software, attraverso la scrittura di un codice. DSP, che ricordo, significa Digital Signal Processor, quindi un processore digitale di segnale. Ora, questo sia un bene o un male, io non mi esprimo. Tecnicamente io credo che i delay basati su DSP abbiano ampliato la platea di possibilità. Sicuramente, insomma, qui molto ricade sulle spalle del progettista, di chi scrive il codice. Molti delay bellissimi che ho sentito ultimamente sono tutti quanti basati su questa tecnologia. Un delay digitale che sia fatto bene, sicuramente è un prodotto che offre una molteplicità di suoni, quindi come dire, è un prodotto che sicuramente ha il suo perché e che ha una maggiore potenzialità di utilizzo, come dire, ha una polifunzionalità che è difficile ottenere con un analogico. Innanzitutto, ad esempio, potrebbe essere possibile scrivere diversi codici per ottenere l'emulazione di un tape echo, per ottenere l'emulazione di un determinato tipo di delay, replicare la risposta di tutta una serie di pedali analogici, chiaramente con i limiti che un'emulazione ha, che sarebbe impossibile avere tutti in pedaliera, per motivi di spazio, per motivi di costi e anche di gestibilità. Quindi sicuramente questa può essere la soluzione più adatta a chi voglia sperimentare con una marea di suoni diversi. E nel corso degli anni, oltretutto, è un tipo di tecnologia che ha fatto dei passi da giganti e che restituisce degli effetti sicuramente molto 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 belli, almeno sotto il profilo dell'ascolto. Chiaramente potrebbe non essere nelle corde di chi invece ha un rapporto più emozionale con il delay, in quanto il delay analogico effettivamente restituisce poi un suono, un calore, anche forse una risposta al tocco, probabilmente è il modo più corretto di dirlo, che è più familiare a un certo tipo di chitarrista. Oltretutto chi utilizza un delay digitale probabilmente sta cercando anche dei tempi di delay molto lunghi. Chi utilizza un analogico utilizza ancora dei tempi di delay che sono al di sotto dei 500 millisecondi, probabilmente, salvo delay analogici più complessi che consentono anche dei tempi più lunghi. Però in linea di massima credo che sia riassumibile in questo modo qui. E come potete vedere, mentre qui nel delay digitale abbiamo un'elaborazione che è completamente digitale, quindi non abbiamo più una serie di stati che in maniera analogica filtrano il nostro segnale viene brutalmente mutato in digitale una volta prelevato all'ingresso
e riconvertito in analogico all'uscita del DSP. Quindi chiaramente un delay digitale e un delay basato sul PT2399 sono due animali completamente diversi. Infatti io ho definito quel modello ibrido appositamente, in quanto nel caso del PT2399 non c'è la digitalizzazione del processo di creazione del delay, ma la parte digitale, introdotta dal 2399, si occupa semplicemente del fattore memoria, ovvero va a fare il sampling di quello che deve essere poi ritardato attraverso il delay. Tutta la parte di processo del segnale, tutta la parte di segnale, di come viene processato, è fatto in maniera analogica, quindi non sarebbe corretto definirlo sicuramente full analog, ma non è corretto neanche catalogarlo nella famiglia dei delay digitali. Sicuramente è un ibrido molto interessante, è un ibrido molto rispettoso delle sonorità che erano tipiche delle Bucket Brigade, è quello che forse ci si avvicina di più. E con i giusti accorgimenti vedremo anche che è possibile avere la sensazione non soltanto all'ascolto, perché all'ascolto forse è semplice da ottenere come cosa, ma anche durante l'esecuzione, di avere a che fare con un vecchio delay analogico. Chiaramente, vi ripeto, ci saranno delle differenze, ma reputo ingeneroso andarlo a catalogare brutalmente tra i digitali. Così come reputo ingeneroso andare semplicemente a creare una divisione buono o cattivo tra le due tipologie di effetti quando si parla di analogico e di digitale. Infatti, per le ragioni che vi dicevo prima, per le caratteristiche costruttive, per le caratteristiche elettroniche, per il decadimento della componentistica, non sempre un delay analogico è un delay particolarmente efficiente e capace, non sempre un delay basato su DSP può essere emozionante, quindi scegliere il giusto delay non è tanto una questione di scegliere tra l'analogico e il digitale o una soluzione ibrida, quanto quella di provarne diversi, perché sia nell'analogico che nel digitale c'è quello che funziona, c'è quello che non funziona, almeno per noi. C'è quello che ci piace e quello che non ci piace. Quindi perché ritornare al PT2399? Io credo che chi si avvicini per la prima volta alla realizzazione di un delay, sicuramente, fermo restando che dovremmo scartare a priori la soluzione di un delay a nastro, che sarebbe una costruzione titanica e monumentale che nessuno può affrontare probabilmente, ma andare ad evitare di progettare un prodotto basato su memorie di tipo Bucket Brigade che sono costose, trovare i relativi clock che diventano sempre di difficile reperibilità, per vedere poi alla fine come suona, onestamente il 2399 con un circuito molto più snello è quello che ci restituisce maggiormente quella sensazione e quell'effetto finale. Siamo giunti alla fine del nostro primo video sulla teoria di funzionamento dei delay. So che è stato un po' lunghino, ma per dare un overview il più possibile completa, comunque meno di mezz'ora non è facile. Oltretutto questa necessità di sintesi mi ha portato a semplificare in maniera drastica dei concetti che in realtà vorrei approfondire. E questa è la premessa dei prossimi video che vedremo, dove faremo degli approfondimenti mirati su Bucket Brigade, su circuiti ibridi e sui DSP. Spero il video sia stato di vostro gradimento, se è così ricordatevi di mettere un mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Vi saluto e vi rimando al prossimo video.